Buongiorno a tutti, come sapete io non sono un ufologo, però mi piace seguire un po' le vicende che riguardano questo argomento perché, come dico ormai da 14 anni, ne parlano gli antichi, allora mi piace sentire anche che cosa ne dicono i moderni. A metà novembre c'è stata negli Stati Uniti la solita audizione al Congresso per cercare di capire da parte dei deputati americani che cosa si sa o che cosa il governo sa o saprebbe di questi eventi. C'era una commissione ovviamente che ha ascoltato 4 testimoni, c'erano 2 contrammiragli, un giornalista indipendente e il solito famoso Elizondo. Dico solito famoso perché era un appartenente ai servizi di intelligence ed è forse quello più presente nel tentativo di divulgare le notizie relative ai cosiddetti UAP, come si chiamano adesso. E devo dire che mi sono preso alcuni appunti. La deputata Macy, che presiedeva la commissione dell'audizione, ha alluso alle pressioni che avrebbe ricevuto prima di tenere l'udienza, aggiungendo che gli sforzi del Congresso per comprendere l'intera portata del coinvolgimento del governo degli Stati Uniti nelle indagini sugli UAP ha avuto un successo limitato. In sostanza si comincia a dire sempre con molta cautela giustificata, ha detto uno dei contrammiragli, che continuano a tenerci come bambini, cioè continuano a considerare il fatto che noi chissà come potremmo reagire ad una notizia di questo genere, quando in realtà io sono assolutamente convinto che con le decine, centinaia di migliaia di avvistamenti che ci sono soprattutto nell'America, pensiamo negli Stati Uniti, in Messico, eccetera, la gente sarebbe assolutamente pronta. Intanto un altro elemento che è venuto fuori è che, ha detto uno dei contrammiragli, altrettanto preoccupante è il fatto che l'audizione dell'anno scorso, cioè del 2023, e ne abbiamo parlato a suo tempo in un video, abbia rivelato che elementi del governo sono impegnati in una campagna di disinformazione che comprende attacchi personali volti a screditare gli informatori dell'UAP. E quindi questo è un elemento che continua sempre, purtroppo lo vediamo anche in Italia, ci sono i disinformatori di professione. Ma la cosa interessante è che durante questa audizione è venuto fuori un documento che ha anche il nome di un programma e il nome di una organizzazione, che è Immaculate Constellation, cioè la costellazione immacolata, ed è per questo che ve ne parlo adesso, perché i cattolici festeggiano ora in questi giorni l'Immacolata Concezione e qui invece siamo alla Immacolata Costellazione, che tanto immacolata non è se ha il compito in sostanza di creare disinformazione o comunque mantenere segreti tutti gli elementi che si raccolgono in relazione agli avvistamenti, alle registrazioni, ai video, alle registrazioni radar che si hanno sugli UAP. E questo continua da sempre. E tra l'altro hanno fatto anche delle ipotesi sulle intelligenze che guiderebbero questi UAP. Ha detto uno dei contrammiragli: se si considera la diversità della vita su questo pianeta e le dimensioni dell'universo, non credo che sia una forzatura pensare che ci siano intelligenze non umane di ordine più elevato in tutto l'universo, e probabilmente è questo che ci sta visitando. Elizondo ha detto: io adotterei un approccio scientifico, che in effetti è quello che bisognerebbe adottare, però ci vuole una scienza aperta ovviamente, però la scienza aperta comincia a esserci. Forse qualcuno ricorderà che ho parlato con Avi Loeb, l'astrofisico, uno dei più importanti del mondo, che va alla ricerca investendo tempo e denaro, anche scandagliando i fondali marini, va alla ricerca delle prove dell'esistenza di queste entità intelligenti che ci avrebbero visitato o che ci visiterebbero ancora.
e quindi si parla addirittura di intelligenze artificiali, ma siamo sempre le solite, ne stiamo parlando, si dice, non si dice, si fanno delle ammissioni parziali. Ma la cosa curiosa è questa. Nel 1967, negli anni 60 in genere, la Domenica del Corriere, e lo dico per gli amici non italiani, era la pubblicazione settimanale, il periodico che usciva la domenica del più importante quotidiano d'Italia. La Domenica del Corriere nel 1967 scriveva già: da 30 secoli continuiamo a vederli, da 30 secoli. E dice appunto: questo fenomeno è stato sempre osservato dal più profondo dei secoli, sempre osservato. Sempre se ne parla e siamo ancora qui. Sempre la Domenica del Corriere nel 1967 scriveva 663 oggetti che nessuno ha saputo spiegare. E poi qui nel sottotitolo, diciamo con un po' di sano ottimismo, diceva: vi sono sintomi che l'intera questione possa essere chiarita già nel corso del 1967. Sono passati più di 50 anni e al Congresso americano siamo ancora alle audizioni. Diciamo che al Congresso americano almeno sono fortunati, perché qui in Italia non si fanno neanche le audizioni, qui in Italia è tabù parlarne. Poi sono state fatte ovviamente varie ipotesi su tutto questo, abbiamo detto prima dell'intelligenza artificiale, c'è anche chi parla di questi criptoterrestri che vivrebbero nascosti ma che proverrebbero da un altro periodo di tempo o da altri pianeti. C'è chi dice che vivono nelle acque, sotto i vulcani. Questo potrebbe correlarsi ad esempio anche con le teorie di Graham Hancock, che nei suoi magnifici documentari Ancient Apocalypse sta cercando di chiarire l'esistenza e lo chiede agli archeologi, agli scienziati, l'esistenza di una civiltà di cui noi avremmo perso memoria e che era presente sulla Terra prima dell'ultima glaciazione, quindi noi come dire, saremo in contatto, alcuni sarebbero in contatto con quelli che sono sopravvissuti. Si sta portando alla luce elementi, scoperte, siti archeologici che sono difficili da spiegare, soprattutto in relazione all'età in cui questi siti sarebbero stati realizzati, ovviamente. E, insomma, si parla di diverse ipotesi perché chiaramente fatti straordinari richiedono ipotesi di soluzione, ipotesi di spiegazione altrettanto straordinari, cioè bisogna uscire dai binari soliti e avere il coraggio di andare oltre, veramente avere il coraggio, ma per fortuna si comincia a avere questo coraggio, anche se abbiamo detto prima con molta cautela. D'altra parte il discorso di nascondere al popolo, cioè di considerare il popolo come un popolo bambino, un popolo che non deve sapere, un popolo che avrebbe paura, non è dei nostri giorni. Pensiamo ad esempio al circolo pitagorico, dove Ippaso di Metaponte è stato cacciato dal circolo perché avrebbe rivelato all'esterno cose che all'esterno non si dovevano sapere. Lì non si parlava di UAP, si parlava di numeri irrazionali, che sono quelli che potevano teoricamente mettere in discussione l'intero impianto filosofico-matematico di Pitagora. Pensiamo al sacerdote fenicio San Cugnaton, siamo nel 1200 circa avanti Cristo. Questo sacerdote fenicio avrebbe scoperto, diciamo, delle informazioni che i sacerdoti egizi tenevano nascoste, non le rivelavano al popolo e per non rivelarle hanno addirittura creato la categoria del mistero, la categoria del mito, dell'allegoria, della metafora, pur di tenere il popolo all'oscuro di certe verità. Insomma, quindi questo è un comportamento che continua da secoli. Tra l'altro il pastore protestante Barry Downing dice: ma mi stupisco
che i cattolici siano i più restii a credere a questo, visto che i cattolici credono ai miracoli. Ora credono a dei fatti assolutamente straordinari, inspiegabili, ma in realtà non ci sono prove del modo in cui il soprannaturale sarebbe intervenuto, e quindi lui si stupisce del fatto che proprio i cattolici siano i più restii, tra i più restii a credere al fenomeno degli UAP, e francamente me ne stupisco anch'io. E se qualcuno, come più di uno in realtà, dice che è inutile occuparsi del fenomeno degli UAP perché è tutta una bufala, mi vengono in mente le parole del teologo Armin Kreiner, che dice: se è vero che non abbiamo un extraterrestre sul tavolo come oggetto di studio e quindi non dovremmo parlarne, se questa è la teoria, allora dovremmo immediatamente smettere di parlare di Dio, perché Dio non ce l'abbiamo su un tavolo come oggetto di studio, e quindi le due situazioni sarebbero assolutamente equiparabili. E questo è un argomento interessante al quale invito a pensare, perché non è così banale, anzi è importantissimo. Se non dobbiamo occuparci degli uni, non dobbiamo occuparci neanche dell'altro, perché la situazione è esattamente la stessa. Anzi, devo dire che gli avvistamenti dei cosiddetti OAP sono centinaia di migliaia, forse nel corso dei secoli, forse dei famosi 30 secoli citati dalla Domenica del Corriere, gli avvistamenti sono milioni, gli avvistamenti di Dio, mi fermo qui. Ma ci sono delle curiosità, cioè la curiosità, appunto, abbiamo visto che sono 30 secoli, forse di più, che questi fenomeni vengono visti, vengono osservati, vengono descritti, venivano disegnati, adesso vengono fotografati, vengono ripresi con i video, vengono ripresi con i segnali radar, ma per esempio qui sulla Domenica del Corriere, tra l'altro, c'è una cosa interessante, c'è una pagina dove sono rappresentati 15 tipi di avvistamenti. Già allora, siamo negli anni 60, e negli apocrifi dell'Antico Testamento c'è una affermazione interessante che vi leggo direttamente, dove si dice che nella versione ebraica, nel libro ebraico di Enoch, parla di ben 23 specie di carri divini. Quindi in realtà siamo, come dire, ce ne sono quasi 10 in più. Ecco, voglio dire, gli antichi erano più prolifici nel raccontare, o forse anche le cosiddette divinità erano più elastiche nel farsi vedere, avevano forse meno problemi, e gli antichi erano forse anche più liberi di parlarne rispetto a noi, no? Che invece siamo controllati. Ma questo è un fatto curioso, anche perché è scritto in una pubblicazione ufficiale della UTET, e quindi possiamo essere tranquilli, non è una pubblicazione complottista come si direbbe oggi. Però voglio raccontarvi un'altra curiosità che si trova nella Bibbia, e anche qui ci sono secoli di distanza tra i due racconti. In Esodo 24, quando si parla della visita che alcuni anziani di Israele hanno avuto l'opportunità di fare a Yahweh assieme a Mosè, si dice: Mosè salì con Aronne, Nadab e Abiu e i 70 anziani di Israele, e si videro l'Elohim di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro o zaffiro, come preferite, l'accento dipende dalla derivazione greca o latina del termine, limpido come il cielo. E al tempo di Mosè, diciamo, siamo intorno al 1300, 1400, 1200 avanti Cristo, le date ovviamente non sono certe.
E poi passiamo ad Ezechiele, che nel capitolo 10 dice: Io guardavo ed ecco sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra, il termine indica anche mattonella, di zaffiro, e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. Quindi in entrambi i casi si parla di una sorta di pavimento che ricordava lo zaffiro, che era quindi limpidissimo, e in entrambi i casi si usano dei termini ebraici che indicano un qualcosa di lavorato. Soprattutto in Ezechiele si parla di superficie battuta e in Esodo 24 si parla di il prodotto di un artigiano, insomma un qualcosa di lavorato. E siamo a 7 secoli, circa 7-8 secoli di distanza da un racconto all'altro. Qui si dice che sono 30 secoli che li vediamo, qui a distanza di 7-8 secoli dall'uno all'altro vedevano la stessa cosa. Allora la domanda che mi faccio io: quando è che finiamo con queste audizioni parziali, con queste audizioni alle quali si crede e non si crede? Quando è che la finiamo con questi tentativi di diffamazione anche di coloro che parlano degli avvistamenti, e quando è che la finiamo anche con questo tentativo di tenere nascosto? Quindi quando è che la finiamo con operazioni tipo la Immaculate Constellation, cioè con la Immacolata Costellazione? Speriamo che in questi giorni in cui i cattolici celebrano l'Immacolata Concezione, anche soltanto per assonanza con l'Immacolata Costellazione, da un lato si parla di un evento assolutamente straordinario, cioè la Madonna che sarebbe stata concepita senza la macchia del peccato originale, ma ne abbiamo già parlato, quindi di un qualcosa di difficilmente comprensibile. Dall'altro si parla invece di una Immacolata Costellazione, che sarebbe un'operazione che tende a tenere nascoste delle notizie che invece andrebbero divulgate, perché noi, popolo di bambini, siamo assolutamente pronti e direi, viste come vanno le cose sul pianeta Terra, speranzosi di riceverle. Ciao, grazie e alla prossima.